Chi mi segue sui social, Instagram e Facebook avrà sicuramente notato un po' di tempo fa, qualche settimana fa, un post che ritraeva questo tipo di morsetto. Questo è un morsetto a ginocchiera, il modello più piccolo, che viene venduto in un kit da 4 pezzi. Io ho deciso di comprare questo morsetto per andare a implementare quelle che sono le funzionalità del mio supporto per trapano a colonna. Nel caso in cui ti sei perso il video della realizzazione di questo tipo di supporto, ti posto il link o sopra tra le schede o sotto in descrizione. Sul supporto ho deciso di utilizzare un pianetto Martine, che è questo tipo qua, da utilizzare per effettuare le lavorazioni al trapano a colonna stesso. Utilizzo prevalentemente il trapano a colonna per forare registrato da 15-18 mm o listellare da bede utilizzando delle punte Forstner, oppure praticare dei fori utilizzando delle mole a tazza dentate della Tac Life. Questo tipo di morsetto viene venduto in un kit da 4 pezzi e il produttore nella scheda tecnica dichiara che questo tipo di morsetto è in grado di esercitare una pressione pari a 27 kg per bloccare il pezzo in lavorazione. Però questo che vediamo è un morsetto già montato, in effetti arriva in confezione da 2 completamente smontato per un totale di 4 pezzi, quindi bisogna procedere all'assemblaggio. Innanzitutto provvediamo a inserire un primo bulloncino su questa, ad avvitare il primo bulloncino fino a raggiungere la punta in gomma nera. Successivamente andiamo a inserire inseriamo questo pezzo con le alette rivolte verso l'alto, lo andiamo a infilare nella leva, aggiungiamo il secondo pezzo, questa volta con le alette rivolte verso il basso, e per finire aggiungiamo l'ultimo pezzo e lo andiamo a serrare. Questo tipo di morsetto è un morsetto manuale, nel senso che bisogna andare a regolare la distanza del perno ogni qualvolta si va a fissare un pezzo in lavorazione. Un multistrato di pioppo da 18 mm, un multistrato sempre di pioppo da 15 mm e occasionalmente utilizzo un multistrato di pino fenolico da 9 mm. Quindi io, per poter utilizzare questi tipi di materiale, utilizzi materiale non perfettamente squadrato, ho realizzato diversi tipi di ancoraggio. Il primo sistema di ancoraggio che io prevedo di utilizzare è questo tipo qua, praticamente fissare su un quadrato di multistrato di pioppo da 18 mm il primo morsetto a ginocchiera, andandolo a bloccare con delle viti, in questo modo. Ho già realizzato i fermi, ho già provveduto a realizzare i fermi, quindi nel caso in cui io dovessi lavorare un multistrato da 18 mm, io lo andrei a posizionare in questo modo, bloccandolo all'estremità con l'altro pezzo, avvitandolo sul piano marche. A questo punto ho bloccato l'estremità del pezzo per impedire che il pezzo stesso possa alzarsi durante la perforazione, quando prevalentemente utilizzo delle punte Forstner oppure una sega a tazza dentata per legno. Andrei a bloccarlo in questo modo con i morsetti a ginocchiera, garantendomi sia bloccato e pronto per essere lavorato. Come possiamo vedere, il pezzo difficilmente si muoverà. Quindi lo stesso discorso del 18 mm andrebbe a realizzarsi anche con il pezzo da 15 mm, in quanto con gli altri 2 morsetti che mi sono arrivati, in quanto questo è un kit di 4 morsetti, andrei a realizzare i pezzi da 15 mm di spessore. Nel caso in cui devo andare a lavorare pezzi da
spessore ridotto come questo di 9 mm in multistrato di pino fenolico, mi sono creato due tipi di sistema di bloccaggio diverso. Il primo è questo tipo qua, che ha una forma arrotondata su uno dei 4 lati. In questo modo andrei a bloccarmi in corrispondenza del lato dritto, lo bloccherei andando a fissare sul pianetto martire. Come possiamo vedere, questo campione ha un lato non perfettamente squadrato. Per risolvere questo problema è sufficiente che io vado a fissare questa volta vado a fissare il blocco da questo lato, cioè praticamente sul lato tondo lo vado a fissare sul pianetto martire e con l'utilizzo di un cuneo vado a bloccare il pezzo che necessita di lavorazione. Come possiamo vedere, il pezzo è completamente bloccato. In questo breve video abbiamo visto come utilizzare dei morsetti a ginocchiera per andare a bloccare del materiale da perforare, utilizzando nel mio caso io utilizzo prevalentemente delle punte Forstner e delle segatazze dentate che tendono comunque a far sollevare il materiale in lavorazione, quindi l'utilizzo di un morsetto a ginocchiera mi garantisce, oltre a bloccare il pezzo sul piano martire, anche ad evitare che si possa sollevare durante la perforazione. Bene, siamo giunti alla fine di questo breve video. Spero che le informazioni fornite in questo breve video siano sufficienti a realizzare un tuo di progetto. Un bel like è cosa gradita, se ti fa piacere condividi questo video con i tuoi contatti. Se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a spuntare la campanellina sulle diciture tutte in modo da attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti quando usciranno i prossimi video, che comunque ti ricordo sono programmati per ogni venerdì alle ore 21. Siamo giunti ai saluti finali, non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, augurarti un buon fine settimana, rinviarti a venerdì prossimo per il nuovo progetto e augurarti una buona domenica. Ciao!